Amici, parliamo di One Championship. Allora, che cosa è successo oggi? Oggi è una data molto importante perché la Boxing Association of Thailand ha citato in giudizio One Championship perché, secondo loro, One non preserva il patrimonio culturale della Muay Thai con i suoi combattimenti. Non solo, dice la Boxing Association of Thailand che One Championship viola il Boxing Act del 2002 e con i suoi combattimenti di intrattenimento, di entertainment fight, lì si appropria indebitamente del nome Muay Thai perché fa questi combattimenti dove non viene fatta oggettivamente Muay Thai. Andiamo a capire nel dettaglio che cos'è che viene criticato a One Championship. Gente, che cosa viene criticato a One? Io sono anni che vi dico che One non fa Muay Thai, ma non perché ve lo dico io questa cosa era giusta. Tutti i veri appassionati di Muay Thai c'erano arrivati e l'avevano detto. Ok? One non fa fare la Ram Muay, non fa fare Wai Crew, quindi l'atleta non mostra rispetto verso i propri insegnanti, combattono sul 3x3, fanno fare Muay Thai ad atleti di kickboxing, li fanno scontrare contro atleti di Muay Thai, quindi cambi tutti i ritmi, le distanze, tutto quello che è la Muay Thai e di conseguenza non preservi quella che è la nostra disciplina. Di conseguenza la Boxing Association of Muay Thai ha deciso di intraprendere questa causa con One Championship. Guardate, proprio oggi che è uscita questa notizia, One ha fatto fare una Ram Muay agli atleti di One sul ring tutti insieme, cioè una roba patetica a mio dire, ok? Settimana scorsa che ha combattuto Nongo, gli hanno fatto fare la Ram Muay, gli hanno fatto fare veramente una Ram Muay che più brutta non si poteva fare, molto sbrigativa, cioè adesso col senno di poi che avevo detto cavolo, ma che bella sta cosa che hanno iniziato a far fare la Ram Muay agli atleti, anche a Nongo, mi sembrava una cosa positiva. Peccato che poi col senno di poi, sapendo di questa cosa, magari sotto le acque già si muovevano, si sapeva la cosa e Chatri aveva detto beh, iniziamo a far fare la Ram Muay agli atleti, che così magari non viene fuori, adesso non lo so, è una mia speculazione, nel senso, capite, sto speculando, sto semplicemente speculando. Tra l'altro è una cosa seria perché dai, la Muay Thai è una cosa importante, ragazzi. Poi i thailandesi, dovete sapere una cosa, per i Thai la Muay Thai è come per gli italiani il parmigiano reggiano o come la pizza. Voi non potete, o come la carbonara, voi non potete parlare con un italiano e dire che la carbonara si fa col prosciutto. Ok, la carbonara si fa col guanciale, si fa col pecorino romano, non potete farlo con l'emmental e col prosciutto, non è la carbonara. È la stessa cosa, o per un Thai, se gli dite che quella di One, un Thai appassionato di Muay Thai, gli dite che la Muay Thai di One è Muay Thai, questo si incazza, c'è poco da fare. E secondo me è giusto mettere i puntini su questa cosa, perché tra l'altro la Boxing Association of Thailand dice che secondo loro questi combattimenti di intrattenimento, di entertainment fight, hanno fatto perdere oggettivamente visibilità alla vera Muay Thai, alla Muay Thai tradizionale, ok? E oggettivamente in questi anni la vera Muay Thai ha perso, cioè tutti gli stadi più grossi, il Rajadamnern, il Lumpini, hanno perso di visibilità. Io non credo che la colpa sia stata quella di One, nel senso che usciamo dal periodo del Covid, non si poteva andare negli stadi, gli stadi prima erano gremiti, l'interesse è sceso un po' per questa cosa, un po' perché non lo so, raga. Io so che fino a 3-4 anni fa in Thailandia l'Omnoi andava bene, era sempre pieno, io ci andavo regolarmente quando andavo in Thailandia, il Channel 7 era sempre incasinato, il Rajadamnern era molto più turistico, però comunque il suo pubblico ce l'aveva, anche il Rajadamnern, ragazzi, possiamo aprire una parentesi importante su questo stadio, nel senso che non è che l'ultimo anno con l'RVS, con Rajadamnern World Series, il Rajadamnern si sia comportato in maniera molto diversa da One Championship per quanto riguarda i combattimenti, nel senso che il format dei match è lo stesso di One. Poi se la Boxing Association of Thailand sanziona One, il motivo è che One ha molta più visibilità del Rajadamnern, ma il format è lo stesso, più o meno, ci si accanisce su One perché One, avendo tanta visibilità, è quella che oggettivamente
ha da una parte il potere di rovinare la Muay Thai tradizionale, e lo sta facendo, dall'altra è un'occasione persa, perché con tutte le potenzialità, con tutti gli agganci che ha, con tutti i soldi che ha, potrebbe veramente rilanciare la nostra disciplina. Quindi sta adesso a Chatri e a One decidere che strada prendere, se veramente rilanciare la Muay Thai seriamente, quindi promuovendo quella che è la tradizione della nostra disciplina, portandola in auge, cosa che secondo me è fattibile, molto fattibile, con tutte le possibilità che hanno, oppure se rovinarla del tutto e decidere oggettivamente di cambiare i combattimenti di intrattenimento che fanno con togliergli il nome di Muay Thai. Boh, fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, scrivetelo qua nei commenti e facciamo un ragionamento intelligente insieme. Ciao! Piccola considerazione che faccio adesso che ho appena finito di registrare questo video e sto guardando One Championship proprio ora che sta combattendo Sangame. Io credo che Chatri coglierà l'occasione, l'opportunità per valorizzare il patrimonio della Muay Thai. Infatti proprio ora sia Sangame che Kulabdan, che combattono, stanno facendo la Ramuai. Speriamo, io incrocio le dita, ma boh, non ho tante speranze, vi dico la verità. Thank you very much.